Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Biscottino? Vi va un Oreo? No, perché questo è in plastica, questo è stampato con la stampante 3D, ma sembra quasi un vero biscotto. Tra l'altro si svita, si apre, all'interno c'è un AirTag. Ho stampato diverse cose con questa qui di X Max 3 per valutarne la qualità. Tra l'altro stampante che lavora ad una velocità massima di 600 mm al secondo con clipper, quindi personalizzabile in tutto, che mi ha dato dei risultati straordinari. Guardate anche questo, praticamente perfetto sia per quanto riguarda le pareti che per quanto riguarda la parte che aderisce al piatto, con questa texture bellissima. Ma ho stampato tante cose che sono venute così bene che non sembrano nemmeno quasi stampate in 3D, sia per quanto riguarda la base che per quanto riguarda le superfici, le pareti eccetera, e la rimozione dei supporti. Mentre vi parlerò di questa stampante, che tra l'altro può stampare anche PLA, è una stampante chiusa con sportellino col coperchio nella parte superiore, stamperemo pure la Benji, così alla fine la guarderemo. E la stamperò mentre ve ne parlo, perché per stampare la Benji impiegherà solamente 17 minuti, con la differenza praticamente che con le altre stampanti 3D solitamente si impiega da un'ora e un quarto a un'ora e mezza, quindi c'è una grandissima differenza. E la stampante è fatta bene in tutto e per tutto, non mi ha dato nessun problema, se non il fatto che non l'avevo aggiornata, e quindi per stampare questa Bajur con l'immagine di Spider-Man con litofania, praticamente si è interrotta la stampa a metà, ma è stata colpa mia perché andava aggiornato anche lo slicer, e ci dà la possibilità di avere tantissime impostazioni e tantissime personalizzazioni. Quindi aspettiamo che finisca di fare l'autolivellamento, vi faccio vedere anche la calibrazione e poi guardiamo tutti questi pezzi osservandoli nei dettagli. Quindi cambiamo inquadratura e guardiamo il tutto. Appena terminato il processo di calibrazione diamo l'ok e adesso diamo il comando per poter fare la calibrazione per quanto riguarda le vibrazioni, input shaping. Quindi adesso vedrete che inizierà a vibrare, metterò solamente delle inquadrature nelle parti più interessanti, perché all'inizio vibra diciamo in modo un pochettino contenuto, poi si scatena, inizia a vibrare in modo quasi preoccupante. Per chi non conosce questa particolarità di queste stampanti potrebbe anche sembrare un difetto o comunque qualcosa che non vada bene. Quindi come sentite adesso sta vibrando non so se si percepisce. Metto il microfono all'interno della stampante. Ok, quindi procedura completata, come avete visto ha vibrato, ho messo delle inquadrature solamente con degli spezzoni. Tutta la calibrazione richiede circa 4-5 minuti, quindi adesso sì, adesso posso avviare la stampa della Benji. Abbiamo le informazioni, quindi su Clipper diversi comandi che ci permettono di accendere e spegnere per esempio l'illuminazione, lasciamola accesa, questo per attivare e disattivare il suono. In quest'altra voce ci dà la possibilità di scegliere alcuni file e faremo quindi la Benji. Abbiamo quest'altra voce che invece ci permette di fare la calibrazione, di caricare e scaricare il filamento, quindi cliccando sulle varie voci potremo ovviamente regolare anche le temperature. Quindi a che ci siamo, mettiamo già in temperatura il nozzle, mettiamo in temperatura anche il piatto di stampa. Tra l'altro velocissimo, guardate come sale velocemente la temperatura, raggiungendo quindi 220 gradi. E tramite questo comando potremo decidere l'inserimento e il disinserimento del filamento e anche di quanto deve scorrere. Questo invece ci dà la possibilità di collegarci alla rete, perché questa stampante può lavorare anche tramite la rete. Questi sono i classici comandi per mandarlo in home, regolare l'asse Z, spostare vari assi eccetera. Quindi andiamo direttamente nella nostra cartella, abbiamo la Benji, si apre l'anteprima, per tutti i file compare l'anteprima, il tempo necessario quindi 0,17, la quantità di filamento espresso in peso e anche la lunghezza, quindi materiale PLA. Disattivo il livellamento del piatto perché l'abbiamo appena eseguito, diamo play, mi chiede di confermare l'apertura dello sportello e del coperchio, perché in base al tipo di filamento ovviamente è necessario che lo sportello sia aperto o meno. In questo caso confermiamo e abbiamo tutte le varie informazioni. Poi ci sposteremo e guarderemo le stampe che ho eseguito. Ovviamente sta raggiungendo la temperatura, ci siamo quasi. I primi strati, come tutte le stampanti, le farà un pochettino più lentamente e poi accelererà andando alla velocità massima, che non so in realtà a quale velocità sia impostata. Quindi attendiamo che estruda un poco di filamento e poi inizi la stampa. Queste sono tutte riprese in tempo reale, ma tutte le riprese che vi farò vedere saranno in tempo reale, ad esclusione ovviamente dei time lapse. Quindi già iniziato, guardiamo il primo strato. È già dal primo strato, ragazzi,
sembra davvero che stia venendo bene, però valuteremo quando avrà finito. La Beiji purtroppo ha delle dimensioni ridotte e quindi non si può apprezzare da subito perché l'estrusore, tutto lo tende, copre in parte quello che sta facendo. Vediamo se riesco a farvelo vedere da questa parte. Ok, già accelerato, si sono accese le ventole. Vediamo se riesco a mettere a fuoco. Ok, guardate, sta andando molto veloce e già si vede che sta stampando bene. Quindi cambiamo inquadratura, vi faccio vedere anche l'orario. Quindi sono le 13:33. Vediamo quanto tempo impiega. Prima delle 2 deve finire assolutamente perché richiede 17 minuti. Adesso indica 16 minuti rimanenti e guardate con quale velocità sta stampando. Deve venire per forza bene perché è un file preimpostato. Va bene, quindi cambiamo inquadratura, lasciamolo lavorare. Ogni tanto magari cambierò inquadratura per farvelo vedere mentre sta lavorando. Ragazzi, già guardate quanto ha fatto. Va bene, concentriamoci sui pezzi. Vi faccio vedere quello che ho ottenuto e metterò ovviamente, man mano che ve le descrivo, anche delle riprese in tempo reale più i time lapse. Allora, che è posizionato sul piano di lavoro, vi faccio vedere anche il manuale di istruzioni che viene dato in dotazione, nel quale troviamo tutte le varie immagini, tutte le informazioni di quello che dobbiamo fare quando mettiamo la nostra stampante sul nostro piano di lavoro per utilizzarla la prima volta. Ma queste stesse informazioni compaiono anche sul display. Manuale di istruzioni che è scritto anche in italiano, quindi abbiamo guida utente con tutto quello che serve per poterla mettere in funzione. Tutte le varie immagini con le varie spiegazioni, anche come sostituire eventualmente il nozzle, quindi sollevare la parte frontale in plastica. Ma adesso guardiamo i pezzi che ho ottenuto, poi vi farò vedere anche quello che troviamo in dotazione e una panoramica della stampante. Allora, questi sono dei biscottini Oreo e sono in realtà dei porta AirTag, vengono stampati ovviamente più pezzi, guardate la precisione, all'interno c'è l'AirTag e tutto è stato stampato in modo meraviglioso. Tutte le superfici, come vedete, sono letteralmente perfette, anche per quanto riguarda la precisione e le tolleranze si avvita perfettamente. A me è piaciuta tantissimo, realizzata in poco tempo, e considerate che tutto quello che state vedendo l'ho stampato ad una velocità di 400 mm al minuto. Non volevo esagerare, non volevo metterla a 600 mm al minuto, anche se la stampante può farlo, volevo andarci cauto. Questo invece è un porta chic per le sigarette elettroniche. Guardate che meraviglia di stampa sia nella parte interna che per quanto riguarda le superfici, ma come vi ho fatto vedere nell'introduzione anche questa texture bellissima, quindi a me piace tantissimo. E in questo caso ho utilizzato un filamento della Sulu con questo colore cangiante che passa dal verde al giallo, quindi anche come colorazione mi piace tantissimo. La base, come vedete, era un letto di supporti ed è venuto bene anche nella parte interna. Certo, un minimo di segni rimangono, andrebbe pulito ancora un po' meglio, però era tutto poggiato sui supporti, quindi questa è una cosa, diciamo, che succede ogni volta che si stampa in questo modo. Guardiamo quindi le riprese dettagliate sia della stampa di questi biscotti che della stampa di questo porta chic della Aikos. Metterò, ripeto, riprese in tempo reale più i time lapse. Iniziamo con i biscotti.
Ora guardiamo anche le riprese di questo contenitore. E passiamo a quest'altro contenitore. Questo è un portaoggetti che va messo nel bracciolo della Jeep Renegade. Allora, ho lasciato pure i supporti, hanno un'ottima qualità anche questi, ma il fatto che si siano rimossi con facilità in un solo istante, quindi io li ho sfiorati semplicemente e si sono staccati molto facilmente, così anche come con i biscotti. Questo invece è l'interno della vaschetta, guardate come si è venuto bene, sono stampati in 2 pezzi. Quindi ho stampato prima la scritta Renegade, che poi ho incollato con la collata, che ho lasciato tutte le impronte perché sono un po' maldestro, e poi ovviamente questo è il risultato finale con i disegni della colla. Ma guardiamo lateralmente, guardate che meraviglia di superfici, sembra praticamente un oggetto acquistato con plastica piena, quindi in fusione, e non un pezzo stampato con la stampante 3D. Anche in questo caso, per quanto riguarda la base, davvero eccezionale. E calza perfettamente, quindi con delle misure perfette, delle tolleranze eccezionali, anche in questo caso nel bracciolo della macchina. Ora guardiamo il pezzo forte, quindi questa lampada con litofania, quindi mettendo all'interno un'illuminazione si avrà l'effetto fotografico, ve lo farò vedere fra poco. Ovviamente vista in questo modo la qualità è come se guardassimo il negativo di una fotografia, quindi non si apprezza tantissimo, ma poi mettendo una lampada all'interno vi farò vedere l'effetto. Guardate invece Spider-Man, quindi sulla base, anche questo stampato meravigliosamente. Non ho utilizzato assolutamente supporti, anche se lo slicer mi indicava di mettere supporti da questa parte, ma è venuto benissimo pure in questo caso. Adesione a piatto di stampa meravigliosa. Eppure qua svitiamo questa parte, abbiamo i 3 pezzi e guardate anche la parte filettata come si è venuta in modo eccezionale. Guardate le tolleranze, anche in questo caso vi faccio vedere abitando questa parte. Direi perfetta, stampata a 400 mm al minuto, ma voglio farvi vedere la velocità, quindi le varie riprese, compreso il timelapse, della stampa di questa lampada. Ma non dimentichiamoci che sono passati pochi minuti e dobbiamo guardare la nostra Benji, quindi come sta avvenendo la stampa della barchetta, che già è arrivata al 55%, sono passati praticamente 9 minuti, ne rimangono 7 e questa è la stampa. Guardate con quale velocità, anche in questo caso sembra che stia avvenendo con una qualità decisamente buona, considerando che sta stampando molto velocemente, quindi potremmo perdonargli qualche piccola imprecisione, ma sembra che non ce ne siano. Questa stampante finora davvero eccezionale. Poi vi farò vedere anche la parte posteriore, vi farò vedere qualche altro dettaglio.
questo è lo sportello che si può richiudere, tra l'altro ha dei magneti che vanno a combaciare con questa parte. Invece per quanto riguarda il coperchio abbiamo questa parte in plastica che va posizionata sulla parte alta, che io però non ho utilizzato. Infatti ha ancora la plastica protettiva. Guardiamo anche qualche ripresa dettagliata mentre lavora, quindi abbiamo questa cinghia che contiene il cablaggio, questi sono i motori e ovviamente movimento Core XY, piatto di stampa flessibile magnetico double fast. Questi invece sono gli steli su cui scorrono i cuscinetti da 10 mm, doppio ovviamente asse Z, quindi le due viti senza fine, comandate da un unico motore. Guardiamola anche lateralmente, quindi classico design della Quidi, un po' aggiornato per quanto riguarda le finiture, quindi con questa finitura argentata, questa X nera, bella da vedere, quindi diventa anche di design a seconda dove la posizionate, con questo grande display. Continuiamo a dare però un'occhiata a quello che troviamo all'interno della confezione, quindi questa scatola, e troviamo quindi il secondo nozzle per poter utilizzare quindi filamenti un po' più tecnici, anche ABS eccetera, un cacciavite, la spatolina per staccare i pezzi che penso che non utilizzerete mai perché si staccano con molta facilità quando il piatto si raffredda, un fusibile, alcune viti di ricambio, un cavo Ethernet e poi questi piedini che vanno messi sotto ai piedini originali, che però io non ho utilizzato, semplicemente poggiata con i piedini che ci sono in dotazione, ma eventualmente si possono utilizzare anche questi che forse danno più stabilità. Ma troviamo anche quest'altra scatola con all'interno il vano che fa anche da essiccatore. All'interno troviamo anche una bobina di filamento, il cavo di alimentazione, questo è quindi il filamento sigillato e questa invece è un'altra bustina di materiale essiccante. Nella parte posteriore trovate tutti gli accessori che servono per fissare la bobina nella parte posteriore, più degli adattatori nel caso in cui si utilizzino delle bobine di piccole dimensioni. Nel frattempo la barchetta è quasi completa e come vedete sono le 2:10, quindi è impiegato esattamente il tempo che ha dichiarato, 94%, un minuto rimanente. Tra l'altro dovremmo aspettare in teoria che il piatto di stampa si raffreddi, ma staccando il piatto magnetico, ecco che è andato in home, si abbassa. Stavo dicendo, staccando il piatto magnetico si può staccare semplicemente dopo pochissimi secondi perché si raffredda subito. Stampa completata. Quindi solleviamo il nostro piatto magnetico, lo portiamo un po' verso l'esterno, basta piegare leggermente in questo modo e poi staccare la nostra barchetta. Guardiamola, quindi mettiamola subito da questa parte e osserviamola. Mettiamo il telefono sul supporto e osserviamo la nostra barchetta per vedere come è venuta. Quindi in 17 minuti abbiamo ottenuto questa stampa, questa barchetta e anche la base, ragazzi, guardate. Si legge tutto benissimo, raramente su una stampante si riesce a vedere bene la parte bassa come in questo caso. Anche nella parte posteriore abbiamo un buon risultato, c'è qualcosina da questa parte che non capisco cosa sia, però considerate che ha stampato molto velocemente e devo dire che per avere una stampa così veloce in 17 minuti, soprattutto se si tratta di una stampa strutturale, per me va benissimo. Poi stampandolo ad una velocità più bassa, perché io penso che questa sia alla massima velocità, penso che l'abbiano impostata a 600 mm al minuto, però con una stampa di questo tipo, anziché impiegare 17 minuti, impieghiamo 20-25 minuti, abbiamo una velocità più bassa e quindi una precisione maggiore. Come stampa per me va benissimo, una Benchy stampata bene in pochissimo tempo. Quindi questa andrà a finire fra la collezione di mio figlio, perché ormai tutte le Benchy sono di mio figlio di 3 anni. Ora però diamo un'altra occhiata alla stampante. E allora questa è la parte posteriore della nostra stampante. Qua abbiamo l'alloggiamento per il cavo di alimentazione con il tastino di accensione che è dietro. Abbiamo anche qua l'ingresso per la presa Ethernet. Allora in realtà io avrei preferito che questo tastino l'avessero messo da questa parte, perché allungando la mano per poter spegnere e accendere sarebbe stato più semplice, o meglio ancora messo davanti. Invece qua dobbiamo scavalcare su un piano d'appoggio come questo che è di 60 cm, c'entra perfettamente, con i piedini arriviamo quasi al margine, quindi organizzatevi considerando che c'è anche la sporgenza della bobina nella parte posteriore, quindi c'entra bene, però è meglio se avete un piano d'appoggio più grande. Guardiamo però la bobina che è posizionata all'interno di questo alloggiamento che si chiude con queste 4 clip, si sfila in questo modo e ci dà la possibilità di sostituirla con facilità. Abbiamo questi due spessori
che io ho utilizzato anche per le bobine più grandi, ma si utilizza solitamente per le bobine più piccole. E il filamento quindi va inserito in un alloggiamento che poi scorre, passa dal sensore di fine filamento e arriva quindi fino all'hot-end. Per poter rimuovere tutto questo supporto basta ruotare questa parte, sfilarlo e quindi inserire e disinserire sfruttando questo che è il pezzettino che vi ho fatto vedere, il reggibobina, che vi ho fatto vedere illustrato quindi nella scatola. Posizionato in questo modo si mette quindi di nuovo il fermo, si chiude e non è più necessario rimuoverlo. Poi in questo alloggiamento con questi fori possiamo mettere quindi il prodotto e fare in modo che il materiale rimanga sempre asciutto all'interno di questo contenitore, quindi funge da essiccatore. Stavo quasi dimenticando di farvi vedere l'alloggiamento per la penna USB, che viene data comunque in dotazione, una pennetta da 16 giga dove all'interno troviamo anche lo slicer e alcuni file di test. E allora ragazzi, quindi questo è l'effetto che si ha poi con la litofania, quindi questa stampa 3D che ci dà questo effetto fotografico nel quale vediamo Spider-Man in diverse scene. Quindi tutto dettagliato, è un effetto carino che si ottiene con la stampa 3D, con tutte le stampanti 3D, però se la stampa è di qualità e soprattutto se la stampa velocemente, allora si prova più soddisfazione. Guardate che bello, tutti i dettagli fantastici. Sarà felicissimo mio figlio. Vi lascerò il link giù nel primo commento della descrizione. Non vi parlo di prezzi perché, come sapete, i prezzi variano sul web da un giorno all'altro, quindi guardando questo video fra 2 settimane, fra un mese troverete un prezzo differente. Vi lascerò il link giù nel primo commento della descrizione in modo da avere il prezzo aggiornato e, se mi riesce, anche un codice di sconto. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando qua giù sul pollicione all'insù, cliccate sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!